Se sei un ingegnere e ti interessa il ruolo di project manager, non perderti questo video. Oggi parliamo del project management con Walter Romano. Walter è un project manager con tantissima esperienza, oltre che autore e divulgatore proprio su questo argomento. Vedremo come questa disciplina interessantissima si applica non soltanto nell'ambito professionale, ma in generale si può applicare in tutti gli aspetti della vita. Approfondiremo quali sono i passaggi, i percorsi per la formazione e cosa è importante per un ruolo di questo genere. Io sono Maurizio e mi occupo di carriera per gli ingegneri e lo faccio condividendo 25 anni nel mondo corporate. Ricordati di iscriverti al canale e partiamo subito con l'intervista. Ho il piacere oggi di avere qui Walter con noi. Walter è un esperto di project management, program management, adesso entrerò molto in dettaglio. Parleremo di vari punti oggi collegati alla carriera, alla vita e di come certe competenze possono veramente supportare diversi aspetti, non soltanto del mondo lavorativo. Intanto Walter ti do il benvenuto, se vuoi un attimo presentarti, così iniziamo a farci questa bella chiacchierata. Ciao Maurizio, grazie per l'invito. Sì, ti dico brevemente, poi durante la chiacchierata parleremo molto del percorso. Io sono un project manager ormai da oltre 20 anni, ingegnere come background di studi, e ho cominciato la carriera in una grande corporate, diciamo che ho lavorato sempre in aziende di grandi dimensioni. Poi su questo percorso da project manager ho aggiunto altre cose come scrittura di libri, training, diciamo per allargare un po' l'ambito di azione. E, però il project management è qualcosa che oltre a essere il mio lavoro è veramente una passione. Ne parleremo ora nel dettaglio. Infatti, guarda, inizio subito sottolineando una cosa. Tu hai avuto l'introduzione e l'entrata proprio anglosassone, background ingegneria, no? Perché in Italia tendenzialmente sono ingegnere e faccio questo, mentre tipicamente quello che ho visto e hai riscontrato anche tu all'estero è io faccio qualcosa e poi di formazione sono ingegnere o qualcos'altro. E questo è sicuramente uno dei punti di cui volevo un attimo parlare. Walter, tu fai un lavoro di diffusione di informazioni, cioè hai accennato al libro in inglese, poi parleremo anche di quello, c'è anche la versione in italiano. Ecco, questa parte di divulgazione è molto interessante perché spesso persone che mi chiedono appunto informazioni relative alla carriera da project manager, magari anche con un po' di confusione tra il project manager, il product manager, il program manager. Una cosa che mi ha colpito molto del tuo percorso, al di là della parte professionale e la parte proprio formazione. Tu sei partito da in laurea in ingegneria delle telecomunicazioni e poi sopra hai costruito veramente tanto e quello che mi piace molto in vari settori. Ci vuoi un attimo parlare del perché, cosa ti ha portato ad aggiungere master, certificazioni, negoziazioni, insomma c'è veramente tanto. Sì, beh, allora, intanto si parte dal mio modo di essere, che sono assolutamente, profondamente curioso. Però è bella la domanda, è una delle cose che poi cerco di raccontare sempre anche nei percorsi formativi che faccio da docente. Eh, Tutte le esperienze sono dei piccoli tasselli in un puzzle completo che può essere sfruttato tutto in un percorso di carriera. Io ho cominciato, come abbiamo detto, con una laurea in ingegneria che probabilmente non sentivo neanche davvero mia, come sicuramente non è un percorso di studi che mi ha appassionato, quello lo possiamo dire. Poi all'inizio della carriera mi sono imbattuto casualmente nello standard di project management del Project Management Institute, che è l'associazione no profit più importante a livello mondiale che rilascia certificazioni anche per la gestione dei progetti. E lì leggendo questo standard, ho capito che il project management poteva essere veramente il mio percorso. Da lì poi ho fatto tanta formazione autofinanziata. Ancora oggi posso dire che tra il 5 e il 10% degli introiti annui io li investo in formazione. Quest'anno ho fatto
corso con un'università americana importante sull'intelligenza artificiale, quindi la formazione è un percorso fondamentale che deve essere tenuto sempre vivo per me, oggi sempre di più, perché vediamo che qualunque carriera si trasforma, muta costantemente e ad una rapidità veramente elevata. Quindi in base a questo io sono sempre andato avanti aggiungendo delle cose. Da ingegnere e project manager delle volte hai un approccio per esempio molto basato sull'assertività, in alcune situazioni la guida, la leadership direttiva. Quindi anni fa, ad esempio, ho frequentato un master di coaching che non era tanto orientato a creare una nuova professione. Poi adesso faccio anche il coach, ma l'obiettivo principale era proprio di smussare alcuni angoli, no? Della personalità e utilizzare quelle competenze che si chiamano soft, ma sono tutt'altro che soft, sono le vere competenze hard, per la vita di tutti i giorni e per la professione di tutti i giorni, per la gestione del team, per lavorare con le persone. Quindi sì, il mio percorso è un percorso di formazione, veramente come si dice, formazione continua. E non ho alcuna intenzione di fermarmi perché oltre ad essere bello, a darti anche tanta, diciamo, ad alimentare quello che fai tutti i giorni in azienda, è una continua scoperta. Questo è interessante, Walter, perché prima cosa hai toccato un punto formazione autofinanziata. Io quante volte sento le persone lamentarsi che l'azienda non mi forma, l'azienda non Certo. conosco questa cosa perché l'azienda non me l'ha insegnato, che è uno scarico di responsabilità veramente Sì, incompatibile con il controllo della propria carriera, ma della propria crescita in generale, no? Perché sarebbe tanto bello. Questo è molto l'approccio di chi esce dall'università e pensando che ci siano, no, pacchetti dove uno va e acquisisce per esatto. forza e gli altri ti debbano dire. Spesso sei tu a dover capire in quale parte investire, come su dove devi crescere e magari l'azienda né lo sa né ha quelle competenze, quindi è totale nostra responsabilità. E l'altra cosa sulle soft skill, io dico sempre, le hard skill ti procurano un lavoro, le soft skill ti procurano una carriera, perché quello fa completamente la differenza tra il diventare il tecnico che non lo puoi portare in una riunione che fa danni rispetto a chi invece è capace di gestire problematiche e quindi fare quella crescita che poi porta al classico scontro. Questo è veramente importantissimo. Ecco, di queste formazioni le hai fatte quando c'erano dei momenti particolari di carriera di sfida oppure erano con una sorta di progettualità del tipo, no, hai appena accennato a un corso sull'intelligenza artificiale, del tipo Mhm. penso che a breve o nel medio periodo avrò l'esigenza di queste cose perché guardandomi attorno vedo che chi ha fatto quel tipo di percorso ha questo tipo di competenze. Ti allargo ancora un po' di più il campo. Dipende, cioè, chiaramente nel percorso di formazione io ho sempre la mia strategia, no? So dove sto andando con la carriera o magari dove voglio andare con il mio percorso e aggiungo quel tassello in più. Come è stato per esempio il master in project management, avevo cominciato a lavorare come assistente project manager in azienda e quindi ho, diciamo, alimentato la cosa con un master, poi dopo la certificazione PMP, ma ci sono anche tantissime altre cose che ho fatto proprio per passione, per mio piacere. Ti faccio un esempio. Io ho fatto un corso di fotografia, 3 livelli, quindi molto avanzato. Ehm, Vabbè, uno dice, vabbè, ok, è una passione. Ma quella cosa lì mi ha aiutato tantissimo, per esempio, ad allenare l'occhio, a svilupparlo e a migliorare molto nella comunicazione, per esempio, visiva. Anche quando, non so, nelle newsletter su LinkedIn, negli articoli, nelle presentazioni che faccio per le aziende o per la mia attività. Quindi tutta la formazione, questo è un concetto che mi piace sempre sottolineare, tutta la formazione che facciamo può avere degli aspetti che possono essere riutilizzati nel nostro percorso professionale. Chiaramente io
tengo sempre presente un po' la strategia e verso la direzione verso la quale mi sto muovendo. Facevi l'esempio, il corso di intelligenza artificiale oggi era assolutamente importante, anche perché sarà una parte di forte impatto per tutte le professioni e anche per quella da project manager. E tornando a quello che dicevi tu, anche lì voglio sottolineare un attimo la formazione autofinanziata quando ci sono possibilità è assolutamente importante e oggi non ci sono neanche alibi da quel punto di vista perché si trovano corsi gratuiti anche dappertutto, ci sono piattaforme che ti permettono di seguire corsi su qualunque cosa anche con spese veramente irrisorie rispetto Mhm. a quando ho cominciato io 20 anni fa con i master. Siamo noi che sappiamo dove vogliamo andare e quello di cui possiamo aver bisogno. Quindi lasciare questo tutto sulle spalle dell'azienda e poi dopo aspettarsi da qualcun altro chissà cosa è assolutamente un'illusione. Sono d'accordo con te. Benissimo. Senti, io ho visto che anche tu hai un bel po' di esperienze all'estero e tra l'altro nel tuo libro, il tuo progetto, parli proprio, no, affronti dei vari passaggi di scelta e pianificazione. Quella è una, io mi dichiaro sempre cintura nera di traslochi perché ne ho 27 alle spalle, ma sospetto che anche tu Ah, abbia un beh. bel percorso alle spalle. Nella tua esperienza, la parte di decidere anche il luogo, magari prima della posizione specifica, quanta importanza ha avuto? Perché io, per esempio, mi sono accorto che guardandomi indietro, alcuni dei passaggi più importanti della mia carriera sono stati fatti partendo prima dalla nazione a tutto tondo, quindi valutando tutti quanti gli aspetti, e poi la ricerca delle opportunità dopo aver fatto quella scelta geografica. Lato tuo, come si sono incastrate queste cose e cosa hai valutato in particolare? Devo dire che su questo aspetto non ho avuto, sai, quei bivi, quelle scelte difficili durante il percorso perché io sono lucano, sono di Montalbano Ionico, un paese in provincia di Matera e a 19 anni, come fanno molti, sono venuto al nord, quindi adesso sono a Firenze e da allora ho studiato a Firenze e ci sono rimasto, ma perché, diciamo, dopo l'università ho trovato la prima grande azienda qui, il primo cambio di lavoro è stato anche ancora a Firenze e il secondo di nuovo. Ero anche aperto, diciamo, a spostarmi, però no, non ho mai avuto grossi dubbi. Sicuramente la scelta del posto dove vivi, secondo me, cioè, ha comunque un peso importante. Le mie esperienze all'estero sono state esperienze durante le quali sapevo di rientrare, quindi per alcuni mesi. Quindi da questo punto di vista, almeno l'ambito geografico, diciamo, non ho dovuto prendere grosse decisioni. La mia scelta comunque era di vivere già ai tempi dell'università, e di vivere in una città che ti offrisse molto, ma comunque non grande e non caotica. Per adesso ci sono riuscito, poi in futuro vediamo. Benissimo. Senti, entriamo un attimo in dettaglio. Project management, product e program. Puoi un attimo, per chi è interessato a questo mondo, spiegare a grandi linee le differenze, ma soprattutto le caratteristiche a livello magari di personalità, di competenze, cioè chi si avvicina a questo mondo, che tipo di sfide deve aspettarsi e magari quali sono, secondo te, dei fraintendimenti o delle mancanze di informazioni che vedi in giro? Vabbè, sono ruoli differenti, soprattutto quella di product manager, un ruolo appunto totalmente differente, cioè ci si occupa di un prodotto, di svilupparlo, dall'idea fino a una roadmap di uscita del prodotto sul mercato e poi anche dopo, una volta che l'hai venduto per la parte tutta di servizio al cliente, è un percorso che dentro sì, hai all'interno il progetto di sviluppo di quel prodotto, però l'approccio è totalmente differente. Per project management e program management le cose cominciano a essere un pochino più vicine. Project manager vuol dire gestire il progetto, poi un'azienda te ne può assegnare più di uno.
generalmente vuol dire gestire un progetto determinato che ha un inizio, una fine e degli obiettivi particolari. Per quanto riguarda il program management, anche lì bisogna capire per bene come lo definiscono alcune aziende, perché il Esatto. contesto sai benissimo che cambia molto e a volte crea confusione, purtroppo. Però se restiamo alla definizione generale di programma, un programma è un insieme di progetti che vengono gestiti in maniera, diciamo, coordinata per ottenere delle ottimizzazioni. Questo vuol dire che praticamente vedi le cose da un livello un attimo più alto e ti puoi trovare a gestire attività che sono afferenti a diversi progetti. Molte delle tecniche, le metodologie sono affini a quella del project manager, però è un punto di vista leggermente differente. Però di nuovo, come dico a tutte le persone che mi chiedono, perché come immagino che anche tu sia inondato di domande sull'argomento, quando si fanno dei colloqui per questi ruoli, soprattutto da project manager, quello che consiglio è un colloquio, alla fine dovete aver fatto più domande voi di quante non ne abbiate ricevute, perché un progetto sappiamo che cos'è come definizione, ma il modo di fare project management varia da un'azienda all'altra. Le tecniche, la metodologia è quella, c'è uno standard di riferimento ed è quello lì, però quello che viene richiesto ai project manager può variare profondamente da un'azienda a un'altra, anche perché sappiamo che ci si muove nelle aziende che lavorano a progetto o a commessa, come si dice, ci si muove in questa matrice bilanciata, no? In cui ci sono i progetti da una parte e i dipartimenti aziendali dall'altra. Quindi ai project manager può essere assegnata delle leve diverse, possono essere richiesti focus su un aspetto piuttosto che su un altro. Quindi bisogna capire veramente bene il contesto nel quale ci si muove. Senti, una domanda perché questo per me è un punto fondamentale, no? Il tipo di competenze che servono per Mm, determinati ruoli. Spesso si associano le competenze tecniche alla capacità di gestire argomenti tecnici mm. e questo per esperienza non è così immediato, anzi, ecco, a un ingegnere o un tecnico specializzato in un'area che dice ho lavorato per tanto tempo su queste attività, quindi adesso voglio gestirle e quindi punta a una logica gestionale con la porta d'accesso del project management. Che tipo di consigli dai a livello di formazione o di competenze su cui fare attenzione? Cioè noi sappiamo che usciamo da ingegneria o possiamo tranquillamente vivere 5-10 anni in azienda senza mai neanche sapere del termine stakeholders o stakeholders management, no? Che invece diventa una delle cose fondamentali per la Esatto. carriera. Ecco, secondo te su cosa ci si deve concentrare, quali errori non fare e poi magari dopo entrare in dettaglio sulla formazione proprio, le certificazioni che sono disponibili? Se parliamo del percorso da project manager, percorso da project manager vuol dire anche qui c'è molta, a volte un po' di confusione, ma effettivamente è un po' difficile comprendere i contesti, poi è quello che le aziende richiedono. Per fare il lavoro da project manager, diciamo che in linea di principio potrebbe anche non essere fondamentale conoscere, per esempio, il prodotto da un punto di vista puramente tecnico. Chiaramente più ne sai, meglio è. Quindi da quel punto di vista lì, un ingegnere tecnicamente risulta essere preparato. Poi su quello ci vanno aggiunte tantissime altre competenze, che sono tutte le competenze che riguardano la gestione pura. Quindi gestione vuol dire avere a che fare con le persone. Hai detto una parolina magica, stakeholder, che viene messa negli ultimi standard, viene messa lì tra i pilastri, diciamo, nella gestione delle attività di un progetto. Bisogna essere molto bravi a comprendere
il contesto, le dinamiche all'interno dell'azienda, all'interno del team di progetto e all'interno del team esteso di progetto, all'interno del quale rientrano il cliente, tutti quanti i fornitori con cui lavori, insomma tutti coloro che hanno un interesse e che possono influenzarlo quel progetto lì. Lì si torna alle soft skills, e lì c'è da lavorare tanto. Quindi c'è da lavorare tanto, sono, come ti dicevo prima, le competenze più difficili da acquisire perché chiaramente vuol dire andare a lavorare su se stessi. E percorsi, per esempio, di crescita personale sono fondamentali per tutti, sono fondamentali, delle volte dico soprattutto per noi ingegneri, perché Sì. abbiamo fatto dei percorsi di studi in cui, no, diciamo che ci hanno un po' insegnato a guardare le cose in maniera quadrata, diretta al punto, ripulire tutto da ciò che non è essenziale. Poi invece quando cominci a entrare nella gestione, ci sono tante persone, le sfumature cominciano ad acquisire un'importanza fondamentale nei risultati del progetto. Perché se mi chiedi oggi, la mia attività da project manager è all'80% comunicazione. Esatto. Dentro ci stanno reportistica, parlare con le persone, organizzare i team, gestire conflitti, negoziare più internamente che esternamente e quindi capisci che diciamo che gli studi di ingegneria sono stati fondamentali, dico ad oggi, per ottenere un metodo, anche per essere abituato al sacrificio da un certo punto Esatto. di vista quando è necessario, però poi su quello ci va sviluppato veramente tantissimo altro. Eh, noi come project manager siamo continuamente a comunicare, quella Certo. diventa la parte veramente importante e le soft skills sono quello che fa la differenza molto spesso tra un progetto che fallisce e uno che raggiunge gli obiettivi. Mhm. Guarda, hai toccato un punto e io dico sempre, e tra l'altro è una delle domande che faccio e la considero appena fatta, e hai anticipato la risposta. Io chiedo sempre, soprattutto ai colleghi ingegneri, nella carriera qual è la competenza che ti è servita di Mm, più, che meno ti saresti aspettato, no? E la mia risposta è proprio comunicazione, cioè quando mai esatto. uno uscendo da ingegneria potrà mai immaginare che nella sua carriera potrà servire la comunicazione, perché alla fine il business è fatto di persone, cioè il miglior contratto, la miglior struttura, la miglior governance con le persone sbagliate o non sbagliate come individui ma come interazioni non può andare da nessuna parte. E questo è un punto fondamentale e come ti accennavo prima è una delle parti che crea spesso anche più flame quando evidenzio questo punto, no? Perché spesso io vedo l'ingegnere, il tecnico che ha un approccio molto Mhm. tecnico, vedere i competenti oppure quelli che vogliono fare i manager, no? Quindi appena lasci i lead tecnici hai in qualche modo tradito le tue origini e quindi perché appunto si mette l'ingegneria a livello di identità invece che di competenze e tutto. No, questo è un punto molto interessante. E a me piace una cosa in particolare dell'approccio. Vedo che tu hai nel tuo libro, appunto, poi mettiamo tutti quanti i link, questo approccio veramente olistico al concetto di progetto. È una Sì. delle parti su cui anch'io punto maggiormente, perché per esempio tu metti la linea del tempo dove c'è un grafico dove evidenzi, no, come nella vita di una persona ci sono vari eventi che ti possono portare in su e in giù e questi eventi appartengono a sfere diverse, no? Le persone spesso pensano alla carriera come mi devo concentrare sulla mia traiettoria di Sì. carriera, ma la carriera è un sottoinsieme della nostra vita, di quello che succede. E l'importanza di avere questo sotto più che controllo, diciamo, ben chiaro, per me è fondamentale. Vuoi magari spendere due parole su questo dettaglio? Perché altrimenti uno dice mi Ah, concentro certo. lì e poi frana tutto il resto. Ah, certo, ma qui mi inviti a nozze, come si dice. Potrei parlare 4 giorni, ma ti prometto che mi contengo. Allora, noi
da dove è nata anche l'idea di quel libro che parla di progetti professionali ma anche personali. Noi siamo fatti di progetti, anche se non ce ne accorgiamo, la nostra vita è il progetto principale, tutto tondo. E all'interno di questa, andando avanti, abbiamo tanti progetti da gestire e molti falliscono perché non li gestiamo come progetti. Molto spesso ci annoiamo, li guardiamo sul lungo termine, ma non organizziamo le cose come dovremmo. Sì, quell'esercizio della linea del tempo è molto bello perché ti permette di vedere davvero ehm, la tua persona a 360 gradi con la sfera personale e la sfera professionale che stanno insieme, perché noi comunque, prima che professionisti, siamo persone. E se pensiamo poi al mondo di oggi, le due sfere sono sempre più connesse e difficili da slegare. Anche la grande flessibilità che stiamo chiedendo adesso, no? Che è importante per l'individuo, ti porta comunque ad avere una giornata che poi è piena di lavoro, magari a blocchi, ma questa integrazione si spinge sempre più a fondo. Quindi chiaramente quando pensiamo al nostro percorso dobbiamo pensare a tanti aspetti, a come sviluppare la carriera, ma anche a quello che avrà come impatto sulla nostra vita. Prima mi chiedevi della questione geografica. Beh, ti sembra poco? Cioè, tutte le nostre scelte, anche se sono scelte professionali, avranno un impatto su tutto il resto. E quindi da questa cosa poi è nata l'idea di creare proprio un libro che è un insieme di project management davvero, proprio metodologie e tecniche per gestire i progetti, coaching, quindi trovare quelle domande da fare a se stessi, Mhm. che noi siamo sempre alla ricerca di risposte, no? La risposta preconfezionata che però magari sarà perfetta per chi ce l'ha data, ma noi non è che ci si taglia perfettamente addosso. Invece una cosa che ho imparato nel tempo è, anche lavorando sui progetti con le persone, è imparare a fare la domanda giusta alla persona giusta. Quello ti può risolvere tanti problemi, ti può far trovare la strada verso tante soluzioni. E ancora più difficile molto spesso è fare le domande giuste a noi stessi. Mhm. Quindi quel percorso lì che hai visto nel libro è coaching, project management e poi crescita personale, cioè individuare quelle aree da sviluppare per progredire, per muoversi verso i propri obiettivi, senza dimenticare però, perché ci hanno insegnato anche a guardare un po' le weaknesses, no? I punti di debolezza, senza dimenticare che comunque abbiamo già dei punti di forza sui quali noi possiamo costruire oggi quello che desideriamo. Eh, Guarda, quest'ultimo punto io amo molto Gallup Strengths Based Leadership. È una delle cose che nei miei percorsi consiglio sempre di fare il test di Gallup, proprio della logica del non dobbiamo sempre preoccuparci di quello che non sappiamo fare, ma identifichiamo i nostri punti di Esatto, forza, come lavoriamo al meglio e concentriamoci su quello, perché insomma, se qualcosa non ci appartiene è molto meglio smettere di concentrarsi su quello e andare a costruire dove invece abbiamo fondamenta più solide. E a livello di timing, nel libro ne parli anche perché a un certo punto hai citato Orazio, no? In tempo di pace l'uomo saggio si prepara alla guerra. Questa è una cosa che io cerco sempre di spiegare alle persone, come per la carriera, e ora volevo collegarlo anche ai progetti, il peggior momento per pensare alla carriera è quando ne hai bisogno, no? Così come il peggior momento di creare il network è quando ti serve, cioè quello è un percorso, la crescita, la formazione continua, il controllare, il misurare quello che ci sta succedendo, è qualcosa che per me è fondamentale. Io faccio esattamente, nei miei percorsi, tocco esattamente quelli che io chiamo i quattro pilastri: personale, familiare, finanziario e professionale. Solo dopo aver lavorato su questi, aver capito quali sono i nostri valori, si possono prendere questi valori e trasformarli in priorità, obiettivi, strategia, tattica e assolutamente, via dicendo. Ma questa roba non si può fare quando volano i proiettili, no? Cioè quando si è... assolutamente. Esatto, e questo io lato carriera lo vedo perché dico alle persone è quando sei in un momento di riflessione che devi iniziare a costruire e pensare,
Lato progetti è lo stesso, perché tu prima no, parlavi dell'azienda, la struttura matrice, le risorse allocate, è tutta roba che non ti puoi inventare nel momento in cui hai la bandierina dello start di un progetto, no? Quindi quanto magari anche valutare il livello di readiness di un'organizzazione per far partire un progetto, una qualunque forma di esecuzione è importante. Questo lo vedi come aspetto critico anche nella parte professionale? Sì, sì, assolutamente. No, ma guarda, poi hai detto un'altra parolina. Questo succede spesso con il networking, no? Si comincia a cercare di sfruttare la rete quando ormai è arrivato il momento negativo. Assolutamente no. Il progetto di creare relazioni è un altro progetto importante dei tanti che dobbiamo avere durante il nostro cammino. Quello, per esempio, è una cosa sulla quale lavorare. Eh, Se chi ci ascolta non ci sta lavorando, cominciate da subito. Vuol dire cominciare a frequentare, a seguire, a circondarvi di persone alle quali potete dare e dalle quali potete ricevere. Diventa veramente importantissimo, soprattutto oggi. Ormai è la base, te lo sai benissimo. Sì, all'interno, anche nelle aziende, poi i progetti, beh, il processo di selezione dei progetti giusti, anche quello diventa importante. Fa tutto parte di quello che fanno le aziende, possiamo farlo anche noi da un punto di vista personale. Hai parlato di valori, no? I valori, le aziende identificano quelli che sono i propri valori, su quello poi costruiscono la mission e la vision, quindi la strategia, la pianificazione strategica che è quella che copre il lungo termine. Che oggi è complicato perché il mercato è turbolento, cambia velocemente, ma non si può fare a meno della pianificazione strategica a lungo termine. Beh, all'interno di quella pianificazione strategica che ti dice dove andrai negli anni, ci vai a innestare determinati progetti e in base a quelli fai la tua selezione. Adesso trasponete la stessa cosa da un punto di vista personale, non cambia niente. Qual è la tua pianificazione strategica? L'hai costruita sui tuoi valori? Perché se non è così, e io ne vedo abbastanza nei Sì. percorsi di coaching con imprenditori e manager, se non è così, un giorno ti troverai in un punto e ti renderai conto che invece i tuoi valori erano molto distanti. Quindi questo è proprio il percorso alla base di quello che fanno o che dovrebbero fare le aziende e che dobbiamo cercare di fare nostro anche nel percorso personale. Quello che faccio fare spesso, un po' richiama anche i grafici che fai tu, no? Faccio fare proprio la linea con i 10 anni. Io dico, prendete i quadratini di tutte le cose che volete fare, che Esatto. avete in testa, fate un download delle vostre idee, iniziate a posizionarle nel tempo e tipicamente cosa fanno le persone? No, nei prossimi 6 mesi devo cambiare il mondo e poi non ho idea, no? Allora dici, "Beh, ora parliamo di Sì. energia, di tempo, di risorse a disposizione, magari uno vede che l'idea di metter su famiglia non è compatibilissima con il girare il mondo in camper o con l'imparare quattro lingue, quindi mettere tutto come, ovviamente no, il progetto è quando prendi idee e gli dai una definizione temporale, qualitativa e tutto, quindi mettere in chiaro, scrivendo e visualizzando i vari blocchi su cui vogliamo investire è fondamentale e che ovviamente, come dicevamo, devono essere blocchi che hanno passato il primo filtro della compatibilità con i nostri valori, perché altrimenti oggi Assolutamente. inseguo i 300 euro in più al mese di stipendio Sì, e sì. tra 6 mesi sarò non solo di nuovo sul mercato del lavoro se parliamo di carriera, ma con in più la frustrazione del percepire il fallimento della ma come ho appena cambiato devo ricambiare. Questo è Sì, sì, sì. fondamentale. L'allineamento, la parola allineamento ha un valore fondamentale. Allineamento è quello che fai con quello che sei e con quello che vuoi diventare. Se si riesce a trovare la quadratura tra questi aspetti, insomma, si è già su una buona strada. E soprattutto averli in mente questi concetti, come dicevi, ti aiuta anche nel percorso a fare delle scelte, le famose scelte difficili
delle Mhm. volte, se si hanno chiari questi aspetti, sono un po' meno difficili, Esatto. perché tu sai benissimo quello che stai cercando, mentre a volte è chiaro che magari arriva l'occasione che economicamente è meravigliosa, e allora tu sei un pochino più in difficoltà se sulla parte dei valori non hai proprio focus e non capisci che quelli un domani, pur felice economicamente, potrebbero portarti a non vivere certi ambienti e certi contesti con serenità. Ecco, quindi sì, proprio io Mhm. consiglio sempre a tutti lavorare sul proprio allineamento, poi piccoli passi, muoversi costantemente. Solitamente nei prossimi 6 mesi non succede niente. Quindi bisogna mettersi lì con pazienza e costruire, perché le cose veloci, quelle che ci vendono molto spesso anche oggi sui social media, siamo bombardati, no? Ah, ma Di sì, sì, successo a breve termine, tutto meraviglioso. scorciatoie a go-go. Sì, sì, no, io dico sempre, le cose belle hanno bisogno di cura e di tempo e quelle sono le cose che durano. Le cose che arrivano velocemente se ne vanno altrettanto rapidamente di solito. Esatto. Senti, e sulla parte del crescere e cambiare, a me ha colpito all'interno del tuo libro c'è la matrice SWOC. No, noi siamo abituati alla SWOT, dove si analizzano strengths, weaknesses, opportunities and threats. La SWOC parla della parte cambiamento. Ci vuoi un attimo approfondire questo argomento perché per me è fondamentale, perché è proprio il Sì. mettersi in discussione con le gomme a terra, no? Realizzandolo. Sì, sì. Beh, allora ho utilizzato un aiutino, c'era già la SWOT, però ho tolto questo threaten, Esatto. queste minacce che sono sempre un po' negative, quella nuvoletta nera che sembra seguirci, e ci ho aggiunto change perché, come ho detto già varie volte, lo vediamo come cambia oggi il mondo, cioè il mondo in cui ci troviamo a vivere oggi è assolutamente diverso da quello di 20 anni fa e soprattutto si muove a una velocità che è totalmente differente. Cioè, oggi, diciamo, stare fermi e proteggere lo status quo, se 20 anni fa, diciamo, lo facevi, non avevi magari grandissimi miglioramenti, ma le cose non potevano neanche andare male all'improvviso, ecco, oggi non è più così. Oggi se stai fermo dove sei, anche facendo le cose benissimo come hai fatto fino a ieri, potrebbe crollare tutto in un attimo. Quindi devi assolutamente cambiare, cercare di intuire un po' la direzione nella quale va il mercato e aggiungere sempre qualcosina in più, come prodotto, come sviluppo, come metodologia di gestire i tuoi progetti perché i tuoi clienti si aspettano qualcosa di differente. Devi essere in grado di accettare più rischi, Mhm. perché se pensi a un tipico ciclo di vita di un progetto, è fatto da varie fasi. Supponiamo progettazione, produzione interna, acquisti, consegna, installazione e così via. Queste fasi già in passato molto spesso andavano un po' in sovrapposizione, no? Che vuol dire creare già un certo numero di rischi. Oggi globalizzazione, grande competizione a livello mondiale, quello che facciamo noi qui lo fa qualcun altro dall'altra parte del mondo e si sa subito perché abbiamo internet, quindi i clienti si aspettano progetti realizzati con la stessa qualità ma a costi inferiori e in tempi ridotti. Che vuol dire? Vuol dire andare a sovrapporre ancora di più quelle fasi e quindi questo ti porta ad avere più rischi. Quindi oggi devi essere bravo a definire la tua direzione, lavorare sui rischi, qualcosa che tanti non sono ancora bravi a farlo in maniera strutturata, uno dei motivi per cui il 70% dei progetti fallisce. Quindi prendere quei rischi, saperli gestire e capire quali devi accettare, perché i rischi non saranno mai tutti tali da potersi cancellare. Alcuni rischi li devi prendere e questo è quello che oggi rende la cosa più complicata e che ti porta a dover cambiare costantemente. Ecco Mhm. perché anche nei progetti personali ci ho messo quella C di cambiamento, perché essere a proprio agio nel cambiamento
penso che sia una cosa importantissima. Io l'ho imparato da project manager. Il lavoro da project manager a me ha insegnato tanto da un punto di vista personale. Se ti dovessi dire, io sono cambiato tanto anche come persona. Ero molto ansioso, adesso mi è passato tutto. Perché impari veramente a lavorare su certe cose, prendi decisioni tutti i giorni, quindi impari a prendere decisioni, e poi accetti il cambiamento come parte costante della vita e riesci anche a interfacciarti con queste cose in maniera, diciamo, più serena e più lucida. Questo è molto interessante. A proposito di cambiamento, parlavamo no, di cambio del mercato, degli strumenti, tutto. Accennavi prima intelligenza artificiale, hai Mm. parlato di un corso specifico. Vuoi dire qual è il tuo punto di vista no, su come l'intelligenza artificiale impatterà alcune parti del lavoro, magari più specificatamente la parte di project management? Secondo me è un Certo. argomento che oggi viene visto con troppa velocità, cioè bisogna veramente un attimo inquadrarlo come tutti i passaggi e valutarne per bene gli effetti. Lato tuo, nella tua area, quali sono i tuoi pensieri a riguardo? Allora, intanto sì, gli stravolgimenti sono sotto gli occhi di tutti. Diciamo, in linea generale, alcune professioni sono già pesantemente impattate. Quindi, se vogliamo parlare in maniera specifica del project management, oggi ci sono dei tool che diciamo, sono costruiti con tecniche di intelligenza artificiale e così via. Quindi a noi sono trasparenti, sono strumenti, sono embedded, diciamo, dentro gli strumenti. Un domani, quello che si pensa anche in base ad alcuni report del Project Management Institute, e che sinceramente io mi auguro, è che alcune attività a basso valore aggiunto o che comunque sono time consuming, che portano via tantissimo tempo, come la creazione della reportistica, l'analisi di grandi insiemi di dati che noi proprio come umani, diciamo, facciamo certamente in maniera differente e peggiore rispetto alle macchine. Alcune attività come queste, la creazione di verbali di riunione, queste potrebbero essere quelle attività che vengono veramente automatizzate e ce lo auguriamo tutti come project manager perché il tempo per creare la reportistica è una roba delle volte devastante. Poi ci saranno altre attività nelle quali diciamo, l'intelligenza artificiale ci potrà assistere, per esempio chatbot sviluppate all'interno dell'azienda per trovare immediatamente procedure, dati, magari esperienze su progetti precedenti. Una parte finale in cui avremo supporto, quindi sarà un tipo una realtà aumentata. Chiaramente in tutto questo scenario, quello che resta una peculiarità nostra, e torniamo a quello che abbiamo detto varie volte, è tutta la parte di comunicazione, che ho già detto essere una parte molto, molto ampia della mia attività. Quindi, se ti devo dire, la professione di project manager non la vedo molto a rischio. Perché? Perché anche l'intelligenza artificiale si basa, almeno per gli strumenti che conosciamo adesso, poi domani non si sa, ma si basa su analisi di dati che arrivano dal passato e su quello, diciamo, l'analisi predittiva di quello che può succedere. Ma i progetti per loro natura sono tutti differenti, tutti, perché il contesto cambia. Anche se costruisci, non so, hai il progetto della stessa villetta a schiera con lo stesso design che costruisci lì accanto, saranno diversi gli stakeholder, sarà diverso il cliente, il team di lavoro, quindi il contesto sicuramente cambierà e lì deve intervenire qualcuno che è capace di avere una sensibilità sull'oggi e su tutte le relazioni che girano attorno al progetto. Quindi io mi auguro davvero di avere strumenti concreti basati sull'intelligenza artificiale che ci aiutino nella gestione dei progetti a liberare il tempo per fare poi quello che porta valore aggiunto. E durante questa chiacchierata ne abbiamo già citate tante di cose, la comunicazione,
l'analisi critica e il decision making, prendere decisioni basate Mm. su dei dati che a questo punto qualcuno potrebbe fornirci in maniera più completa e veloce, e poi gestire i rischi, perché la percezione del rischio è diversa da umano a umano. Sicuramente non sarà qualcosa che può essere lasciata in mano all'intelligenza artificiale, che però ci dovrà fornire dei dati in modo che noi possiamo capire veramente se quel rischio è qualcosa che non possiamo affrontare, sul quale dobbiamo lavorare, oppure qualcosa di accettabile. Questo è molto interessante perché ovviamente, come dicevi tu, no, per quello che conosciamo noi oggi degli strumenti dell'intelligenza artificiale, non avevamo idea un anno e mezzo fa di cosa avremmo incontrato Certo. oggi, figuriamoci tra un anno e mezzo cosa possiamo avere davanti. Senti, hai parlato, no, di decision making e uno degli aspetti spesso più complicati all'interno delle aziende, soprattutto le aziende strutturate. Lasciamo stare la piccola azienda patronale Mhm. con il boss che decide in base alle relazioni familiari e tutto, ma in una grande azienda spesso la parte di decision making è molto complicata perché a seconda del progetto, dell'attività, ovviamente no, si coinvolgono vari punti. Quali sono secondo te le sfide per un project manager in quest'area? Perché penso che sia da sfatare il mito che sia il project manager quello che prende le decisioni, no? Il project manager è all'interno di un sistema dove appunto comunicazione, allineamento, trasferimento. Hai visto vari stili in azienda di delega? Io personalmente dalla Svizzera, dove c'è molto una logica di Mhm. allineamento il più possibile, a magari culture più anglosassoni dove sei pagato per prendere una decisione e con le Mhm. conseguenze dietro. Nella tua esperienza la parte di decision making come si articola e quali sono le criticità? Prendere decisioni è parte del mestiere del project manager. Abbiamo anche detto che il contesto è molto differente, hai fatto l'esempio delle varie culture, ma da azienda a azienda le cose cambiano. Ecco perché è fondamentale conoscere il contesto nel quale si va a lavorare, il contesto nel quale stai gestendo quel progetto, perché può cambiare radicalmente. Ci sono decisioni in alcuni ambiti che magari le aziende richiedono dover essere approvate da livelli più alti, mentre ce ne sono le altre, quelle su daily basis, base quotidiana, che devi prendere da solo e devi prendere anche velocemente. Il problema che c'è, che ci può essere alcune volte, è dover far passare certe decisioni da filtri, da approvazioni superiori, e quello può essere delle volte molto dannoso per i progetti. Quindi bisogna trovare veramente un bilanciamento. Ci sono chiaramente decisioni delicate che un project manager da solo non può prendere e non dovrebbe prendere, se impattano sulla strategia aziendale, se ci sono impatti economici evidenti che vanno oltre il budget che il project manager sta gestendo per quel determinato progetto. Ci sono tutta un'altra sfera di decisioni che il project manager e il team di progetto devono poter prendere da soli, altrimenti se ci si blocca in quelle situazioni lì, i progetti non vanno avanti. Mhm. Che è un po' tutto, poi qui si innestano discorsi che sarebbero veramente ampi e interessanti su la fiducia, per esempio, gli La aspetti di delega, fiducia che certo. vengono dati in azienda, no? E gli aspetti di fiducia che, scendendo a livello progetto, un project manager deve essere in grado di utilizzare. Ti devi prendere dei rischi, devi delegare delle attività al tuo team di progetto, non puoi controllare tutto. È chiaro che devi permettere anche alle persone in attività nuove di poter fare degli errori, perché con quegli errori si cresce personalmente, e quindi poi si cresce anche nel contributo che si dà al team di progetto. Un project manager però deve capire quali errori si possono fare, quali errori sono controllabili, diciamo. È chiaro, questo dipende dalle priorità e dalla delicatezza di alcune scelte. Però questo è veramente, qui c'è un mondo, cioè il modo è a tutti gli effetti la governance aziendale, no? Mhm. Quello che viene deciso dall'alto è quello che si può decidere a livello progetto. Se si trova l'equilibrio giusto,
i progetti vanno con la loro velocità e ci sono delle, diciamo, delle procedure di escalation a livello di top management per alcuni punti che è giusto che, sulle quali l'azienda e magari il management decidano insieme al project manager. Governance, questa è un'altra keyword di cui non abbiamo Sì, la minima contezza all'università e invece è alla base di assolutamente. tutto perché nei, nei contratti, nella gestione, nelle operation, la governance fa veramente, cioè è inevitabile, è lì, è la rete su cui si basa tutto quanto, quindi benissimo. Senti, lato, proprio volendo dare un consiglio a chi si vuole avvicinare al mondo del project management, tappe secondo te fondamentali per, a livello di formazione, perché anche lì spesso mi chiedono persone, mi interessa questo, ma vado, mi Mm. lancio, prendo una laurea in ingegneria gestionale oppure mi seguo... dico fermi, valutiamo un attimo Aspetta, con calma. aspetta. Esatto. Sì, sì, no. Allora, il project management, no, non sai quante volte mi chiedono questa cosa, no? Io consiglio intanto di trovare del materiale, di leggere qualche testo per cercare di capire intanto che cos'è quel lavoro lì, cioè cosa vuol dire fare il project manager. E per cominciare un'attività da project manager non è sempre facile, cioè ora studio, come dicevi tu, mi faccio un bel master e poi ho il curriculum per poter andare a fare il project manager. Come ho raccontato prima, i Tu hai iniziato come progetti sono assistente, molto no? diversi. Mhm. Come, Maurizio? Dicevo, tu hai raccontato che hai iniziato come assistente. Esatto, io ho cominciato come assistente, ma proprio per questa questione che i progetti sono molto differenti a seconda di come si gestiscono nelle varie aziende. Il percorso classico qual è di solito? All'interno della tua azienda, se pensi di poter avere una passione di quel tipo lì, di poterti avvicinare al project management, cerca di capire intanto le persone che lavorano in quell'ambito che cosa fanno, che cos'è che gli viene veramente richiesto e poi magari parlando con l'azienda provi ad avvicinarti a un mestiere di quel tipo lì, che vuol dire provare intanto cominciando a fare l'assistente project manager se ci sono posizioni, oppure entrare in un project management office, che di solito sono quegli uffici che supportano nella creazione di procedure, metodologie o aiutano i project manager nelle attività sul progetto. Entrare proprio, diciamo, da nuovi così, con il curriculum, con un master o un corso in project management, può succedere, ma è un pochino più difficile. Le famose certificazioni, quelle di grosso valore, consiglio sempre la PMP del Project Management Institute, PMP è Project Management Professional. Prendere quella certificazione richiede di avere già 3 anni di esperienza su progetti che non vanno in sovrapposizione. Quindi anche quello è un percorso che non è fattibile. C'è una CAPM, una certificazione, diciamo, iniziale dalla quale si può partire, può essere una buona cosa. Però ecco, quello che consiglio intanto, se ce n'è la possibilità, è di capire nella vostra azienda, se si lavora a progetti, come viene realizzata quell'attività. Sicuramente quello è il percorso più semplice. Benissimo, molto interessante e appunto ho visto queste cose, avevo vari colleghi in PMO e confermo che soprattutto quello che dicevi prima, ogni azienda vive questo mondo, ma tutti i mondi in maniera completamente diversa, ma Assolutamente. dai job title all'organizzazione aziendale, allo stile, alla governance, è un mondo e tra l'altro neanche in maniera statica, no? Spesso le persone pensano che le grandi aziende siano i Esatto. dinosauri e le start-up dinamiche. Personalmente io ho sempre lavorato in aziende, credo con più di 60.000 dipendenti e ogni 8-10 mesi era come stare in un'azienda nuova, un continuo trasformarsi, crescere, cambiare in azienda. Dinamismo, Esatto. la C del cambiamento della tua matrice è inevitabile. Cioè. Stiamo collegando tutti i punti, infatti. Cioè, Esatto, cioè, ho la tua stessa esperienza. Anche le grandissime aziende delle volte sono talmente veloci che non hai neanche finito, siccome ci sono tante persone, tanti meccanismi complessi, non hai neanche finito di implementare
quello che era il cambiamento precedente che ti trovi Sì, a sì, doverne parto fare un già. altro. Sì, sì. Quindi la comprensione del contesto è fondamentale in qualunque mestiere, in quello di capo progetto, di project manager al primo posto. È il motivo per Mhm. cui tutti i progetti sono diversi, la professione è declinata in maniera differente in ogni contesto aziendale e, come ti dicevo prima, il motivo per cui quando vi trovate a fare un colloquio da project manager dovete fare veramente tante domande, tante Mhm. domande. Walter, io ti ringrazio tantissimo. Penso abbiamo, come dicevi tu, siamo riusciti a racchiudere un bel po' di valore in quest'ora. Per trovarti, per seguirti, accennavi prima LinkedIn, newsletter, quali sono i migliori canali per seguire un po' la tua opera di divulgazione? La divulgazione sicuramente con LinkedIn, ho una newsletter che si chiama Il tuo progetto che tratta tutti questi aspetti, dal professionale alla crescita personale. Ho un canale YouTube anche, Instagram, diciamo che sui social sono molto presente, però Perfetto. sicuramente su LinkedIn sono attivo e la newsletter è molto seguita, ed è uno strumento che mi piace molto perché mi piace provare a dare un aiuto a persone che stanno facendo un percorso di quel tipo e che stanno cercando veramente di trovare la propria strada. Benissimo. Allora, ti ringrazio ancora tantissimo. Se Grazie a avete te. domande, inseritele nei commenti, così eventualmente poi proviamo a dare anche un follow up. E noi ci sentiamo alla prossima opportunità. Grazie ancora, Vatte. Grazie a te, Maurizio.